cazzo, merda, va culo. No, non sono impazzito e sì, oggi parliamo di parolacce in italiano. Vedremo come funziona quest'area del linguaggio affascinante ma molto pericolosa per chi impara una lingua. Vedremo quali sono le parolacce più comuni in italiano senza censura e vedremo i rischi che si corrono a usarle. Spoiler, anche legali. Quello di oggi è un tema molto delicato, so già che questo video non piacerà a tutti, ma ho deciso di affrontarlo in maniera seria perché è appunto un argomento molto interessante e molto studiato. Prima però metto subito le mani avanti, come si suol dire. Se impari l'italiano, per favore, non usare le parolacce che ti insegnerò a cuor leggero. Per carità, non c'è nulla di male a farlo nella situazione giusta, se sai che chi ti ascolta non si offenderà. Anzi, può essere molto molto divertente. Tuttavia, in una lingua straniera dobbiamo essere molto prudenti perché non possediamo la sensibilità di un madrelingua e rischiamo di offendere o fare figuracce. Bisogna dunque conoscere gli interlocutori e capire la situazione comunicativa all'interno della quale ci troviamo. Io mi chiamo Davide e questo è Podcast Italiano, un canale per chi impara o ama l'italiano. Trovi la trascrizione di tutto quello che dico nel video sul mio sito e ho anche preparato un PDF che riassume tutto quello che dico. Puoi usare anche questo QR code per scaricarlo o andare al link in bio. Partiamo prima da una parte più tecnica. Tranquilli, poi vedremo parolacce vere e proprie, come ho detto, ma la parte tecnica è altrettanto interessante, lo giuro. In italiano parliamo tecnicamente di parole volgari o oscene o di turpiloquio, dal latino turpis e loquium, ovvero parlare osceno, e più comunemente di parolacce. Quale che sia il termine usato, facciamo riferimento a una serie di parole che i parlanti ritengono sconvenienti o proibite, ma che in realtà sono usate comunemente, molto comunemente. Chi c'è chi? Se mi era rimasto un vaffanculo così te lo davo. Parliamo di imprecazioni quando usiamo i termini volgari per noi stessi, per esprimerci in modo particolare, e di insulti quando invece sono diretti a qualcun altro. Normalmente queste parole fanno parte dei registri bassi della lingua, fanno parte di quel modo di parlare che si usa in situazioni familiari o di confidenza. Questa regola però è soltanto un'indicazione generale che ha le proprie eccezioni. A volte infatti troviamo parolacce o espressioni volgari anche nelle opere letterarie più nobili o in contesti più formali. Il turpiloquio infatti può essere usato per rendere una frase particolarmente incisiva, trasmettere rabbia e attirare l'attenzione o far ridere. Interessante. Il turpiloquio è inteso come intercalare, come fossero delle frasi idiomatiche. Ecco, qui ci sono un po' di queste parolacce idiomatiche. Con quale cominciamo? Inizialmente opterei per un semplice ma vaffanculo. Questa sembra facile, in realtà è difficile. Prego. Ma vaffanculo. L'insulto va lanciato. Ma vaffanculo. Questa fa una semina. Dante stesso, come è noto, ha fatto ampio uso di parole volgari. Nell'Inferno compaiono sovente termini come, attenzione, qui iniziano le parolacce senza censura, puttana, merda, culo, tra le altre. Una definizione particolare può essere data alla bestemmia, che possiamo considerare un'espressione offensiva scagliata contro Dio, contro i santi o in generale contro le cose sacre. Possiamo dire che la bestemmia sta in una categoria a sé, perché sia dai parlanti sia dalla legge italiana, come vedremo, è considerato il tipo più grave di parola oscena. Malgrado ciò, però, in italiano esiste una serie di bestemmie ben note a tutti i parlanti, ma, come ho detto, tempo al tempo, calma. Ma perché esistono parole e espressioni volgari e offensive se sono considerate dalla società e dai parlanti come negative? Dobbiamo innanzitutto comprendere il concetto di tabù linguistico, che altro non è che una proibizione. Alcune parole di ogni lingua, infatti, sono sempre state percepite come particolarmente sgradevoli o persino pericolose perché collegate a oggetti o concetti della realtà che per primi erano considerati sgradevoli o pericolosi.
numerosi. Queste caratteristiche vengono trasferite dal referente, cioè dall'oggetto o dal concetto indicato dalla parola. L'animale orso è il referente della parola orso, quindi dal referente alla parola che si usa per nominarlo. Si dà quindi un certo potere alle parole. Se ho paura degli orsi, come spesso avveniva nelle società del passato, allora avrò anche paura della parola stessa orso, perché pronunciandola potrei richiamare l'animale e portare sventura. Ecco allora che la parola stessa viene colpita dal tabù linguistico e non si può nemmeno nominare. Lo stesso avviene ancora oggi con parole che non sono tecnicamente parolacce, ma che alcune persone, soprattutto anziane, fanno fatica a pronunciare perché rimandano a cose molto spiacevoli, come per esempio un tumore. Sono molti gli eufemismi per non pronunciare questa parola. Quando pronunciamo una parola oscena, dunque, sfidiamo il tabù linguistico in un certo senso. E allora possiamo tornare alla domanda originaria. Cosa otteniamo quando sfidiamo il tabù? Possiamo parlare più che altro di un insieme di funzioni. Una di queste è dar voce a una nostra reazione emotiva, che nel tabù trova uno sfogo soddisfacente. Succede ogni volta che usiamo una parolaccia per veicolare la nostra sorpresa, la paura o il dolore. La parolaccia è uno sfogo in questi casi. Facciamo un esempio che riguardi la rabbia. In caso di rabbia estrema potrei voler prendere a calci e pugni qualsiasi cosa, in modo da rendere chiaro il mio stato d'animo e sfogarmi. L'alternativa è usare il turpiloquio. A loro modo anche insulti e imprecazioni riescono a dare una via di sfogo alla rabbia, perché sfidare il tabù significa sfidare le regole della società, proprio come quando si tira un pugno contro un cassonetto pubblico. Il turpiloquio sfida l'ordine sociale, ma ci permette di farlo in genere senza arrecare nessun danno. Un'eccezione è l'insulto, che invece al contrario ci permette sì di arrecare danno a una persona, anche senza aggredirla fisicamente. Vabbè, ma tu sei un rincoglionito. Perché? Che ho fatto? Cioè noi ufficialmente stiamo cercando un attore per il ruolo faccia di merda, ti pare? Ma c'era scritto sul copione. Perché c'è scritto sul copione? Sei rincoglionito. Pronto? L'insulto è sempre, a suo modo, una forma di violenza verbale, che a sua volta può avere conseguenze molto gravi, soprattutto emotive e psicologiche. Il turpiloquio poi ha anche un ruolo comico. Rompere tabù in certi contesti può provocare in noi una reazione di divertimento e di intrattenimento, come dicevo anche nell'introduzione. La merda della maiala, degli stronzoli nel culo, delle poppe piene di fiscio con gli stronzoli che escano dalle poppe. È chiaro dunque che il turpiloquio non serve semplicemente a essere volgari, c'è molto di più al di sotto della superficie. Abbiamo visto alcune parole tratte da film e serie TV e ne vedremo altre tra poco nella parte del video più pratica, ma prima voglio dirti che se ti piace imparare l'italiano attraverso film e serie TV, adorerai Lingopie. Lingopie è una piattaforma che ti permette di imparare una lingua con film, serie TV e video, immergendoti completamente nella lingua. È un modo super efficace e divertente di migliorare le tue competenze passive e capire quali parole e espressioni usano davvero gli italiani, incluse quelle più colorite. Fai schifo. Il bello di Lingopie è che ti mostra i sottotitoli in italiano e nella tua madrelingua. Se fai clic su una parola puoi vederne automaticamente la traduzione e aggiungerla al tuo mazzo di flashcards, in modo tale che potrai poi ripassarla in seguito. Cazzo. Inoltre, accanto al video hai una trascrizione completa che ti permette di andare direttamente ai punti che vuoi riascoltare. Poi senti qua, qui nessuno dà la caccia ai ovine. È chiaro? E se scopre che vai in giro a dire sta stronzata? Questa stronzata. Con oltre 3.000 titoli che puoi guardare e 9 lingue che puoi imparare, Lingopie ti permette davvero di imparare in uno dei modi più divertenti che ci siano. Ah, e hanno anche l'app, così puoi imparare e guardare film e serie ovunque ti trovi. Con la mia offerta speciale hai 7 giorni di prova gratuita e uno sconto del 55% sul piano annuale.
Ti lascio il link in descrizione e grazie a Lingopie. Passiamo ora dalla teoria alla pratica e questo è il momento che aspettavate di più, forse. Questa è l'ultima occasione per fermare il video se non volete sentire parolacce, ok? Procederemo per campi semantici, per gruppi di parolacce e di insulti che hanno un significato simile e che si riferiscono alle stesse cose. Tenete a mente comunque che queste sfere semantiche sono sempre state soggette a un mutamento nel corso dei secoli. Oggi il campo delle funzioni escretorie, che riguarda gli escrementi, le cose che facciamo quando andiamo in bagno, è meno impressionante rispetto a quanto non lo fosse in passato, mentre gli insulti legati all'etnia oggi sono considerati estremamente gravi e per questo motivo non li menzionerò nemmeno. Il primo campo semantico di cui non possiamo fare a meno di parlare è quello del sesso, degli orientamenti sessuali e degli organi riproduttivi. Non serve, credo, spiegare perché sia stato colpito dal tabù, perché tutt'oggi questi meccanismi sociali si verificano davanti ai nostri occhi, sebbene forse meno di un tempo. Alcune delle parolacce che fanno parte di questo campo sono puramente insulti, come per esempio quelli misogini del tipo puttana o troia. Puttana! Puttana! Entrambi i termini indicano in senso stretto una donna molto attiva sessualmente o una prostituta, ma in realtà vengono usati sempre rivolti a donne come insulti generici, usati per denigrare una donna. Esistono però due imprecazioni molto comuni, porca troia e porca puttana, che invece vengono usate in genere per sfogare la propria rabbia o la propria frustrazione. Come non menzionare poi forse l'insulto più grave in italiano, figlio di puttana. Tra l'altro questo insulto, o una variazione sul tema, compare in uno dei più antichi reperti in lingua italiana, ovvero negli affreschi nella Basilica di San Clemente in Laterano a Roma, che risalgono a più di 900 anni fa. La scena raffigurata è una sorta di fumetto ante litteram, dove si può leggere una frase pronunciata da uno dei personaggi e rivolta ai suoi servi, figli delle pute traite, ovvero figli di puttana tirate. Sempre di questo primo campo semantico fa parte quella che forse potremmo definire la regina di tutte le parolacce italiane. Cazzo! Questa parola dall'origine oscura indica in senso stretto l'organo riproduttivo maschile, ma è usata anche come imprecazione generica. Può indicare tantissimi stati d'animo, dalla rabbia al dolore allo stupore. In generale però serve a rafforzare ciò che vogliamo dire, a dare enfasi emotiva a una frase e non solo in senso negativo. A un caro amico potrei dire «Cazzo, sei un genio!» per complimentarmi per una sua idea o intuizione. Dopotutto non dobbiamo dimenticare che le parole volgari, anche gli insulti, non sono sempre usate per ferire, mentre una parola o frase non volgare può essere invece molto offensiva. Se qualcuno mi dà dell'incapace o dell'incompetente, non sta facendo uso di turpiloquio, ma mi sta comunque offendendo e ferendo. Le parole derivate da cazzo e le espressioni che lo contengono sono tantissime in italiano. Facciamo una rapida carrellata. Si usa come sostituto di cosa nel pronome interrogativo che cosa, quindi che cazzo fai? Inoltre significa niente o nulla in costruzioni con una doppia negazione come non ho capito un cazzo, cioè non ho capito niente o nulla. Se aggiungiamo del cazzo, indichiamo che qualcosa è di bassa qualità o non ci piace per niente, come in questo è un libro del cazzo. Invece anteporre cazzo di come questo cazzo di libro è un po' come dire in inglese this fucking book. Cazzata significa qualcosa di molto semplice, come l'esame era davvero una cazzata, oppure una falsità, una menzogna. Non dire cazzate. Incazzarsi è un sinonimo di arrabbiarsi, come in stamattina mi sono incazzato con la mia commercialista. Storia vera. Una persona che non mi sta simpatica mi può volgarmente stare sul cazzo, magari perché mi dà fastidio, mi irrita, ovvero mi rompe il cazzo. Potrei lamentarmi di lui o lei con gli amici, definendolo una testa di cazzo. Ma che sta di la testa di cazzo? Ma ce ne sarebbero moltissimi altri, così come tanti sono i sinonimi che indicano l'organo maschile. Il più famoso è forse minchia, di origine siciliana e molto diffuso in tutta Italia, ma ogni regione
ha il suo sinonimo. Tu sei una minchia. È curioso il fatto che i derivati dell'organo maschile in italiano hanno generalmente significati negativi. Secondo il linguista Pietro Trifone, ciò è dovuto alla pressoché generale sfiducia nella razionalità dell'organo riproduttivo, ovvero, e scusate il francese, il cazzo è stupido. Forse potrei dire il cazzo è un organo del cazzo. Al contrario, il termine per l'organo femminile, fica al centro-sud, figa al nord, con sonorizzazione, porta a connotazioni positive. Una figata è qualcosa di figo, appunto, cioè di bello. A Milano e in Lombardia, però, figa è anche un'imprecazione usata come cazzo. Minchia il Milan, cazzo, figa il Milan. Un altro termine fondamentale è coglione, ovvero testicolo, dal latino tardo coleone. Variazione del latino classico coleum, cioè scroto. Il suo senso più comune è quello di idiota, persona stupida, come in quel tizio è proprio un coglione. Cioè, mica sono un coglione, no, sarete coglioni voi. Abbiamo poi espressioni analoghe a quelle viste con cazzo, ovvero stare sui coglioni o rompere i coglioni. Mi hai proprio rotto i coglioni! Una persona rincoglionita poi è un imbecille che ha problemi a comprendere o si comporta in maniera stupida. Ma è anche uno stato temporaneo. Oggi ho dormito poco e sono un po' rincoglionito. E ce ne sarebbero molte altre. Quanto all'atto sessuale in sé, la parola più antica che abbiamo è fottere, presente con variazioni sul tema in varie lingue romanze e che risale addirittura al latino classico. Oggi si usa più in espressioni come sono fottuto, cioè sono fregato, sono nei guai, o non me ne fotte un cazzo, cioè non mi interessa proprio per niente. Questo video sarà già stato demonetizzato a questo punto? Vabbè, grazie Lingopai. Il termine volgare per oggi più usato colloquialmente per riferirsi a un rapporto sessuale è scopare, cioè letteralmente passare la scopa o spazzare. Qui c'è a mio parere una chiara differenza generazionale. Le persone sopra una certa età talvolta lo usano, le persone più giovani non possono più sentirlo o usarlo nel suo senso tradizionale senza ridere o provocare risate. Il secondo campo semantico fondamentale è quello che ha a che fare con gli escrementi. Anche in questo caso non serve spiegare perché intorno a questi argomenti si sia creato un tabù, vero? Un insulto molto comune, per esempio, è stronzo, dal longobardo strunz. Strunz! Che letteralmente indicherebbe le feci, ma che più tipicamente si usa sia al maschile che al femminile, stronza, per riferirsi a una persona cattiva, sgradevole. Per esempio potrei dire: ma perché mi tratti così? Sei proprio uno stronzo! Analogamente a cazzata abbiamo stronzata, una cosa falsa o stupida. E ora che ci penso anche puttanata e minchiata, con il doppio significato di cosa semplice e banale da un lato e falsità dall'altro. Un altro termine fondamentale che fa parte di questa sfera, ma in effetti anche della precedente, è culo, diffuso in tutta l'area romanza, anche perché viene direttamente dal latino culum, già volgare all'epoca. Una particolarità italiana di culo è l'espressione avere culo, cioè avere fortuna, come in ho avuto un culo incredibile, ho vinto alla lotteria. Che io sappia in altre lingue romanze non si usa così, ma se mi sbaglio fatemi sapere nei commenti. Si può poi prendere per il culo una persona, cioè prendere in giro o deridere, mentre prenderlo in culo significa essere imbrogliato, fregato, in qualche modo danneggiato, oltre ovviamente all'atto indicato dal suo significato letterale. L'allusione al sesso anale è presente anche in fanculo o vaffanculo, con qualche piccola variante quando è rivolta a qualcuno. Affanculo! Affanculo! V-A-F-F-culo! Fanculo o vaffanculo per il singolare maschile e femminile, fanculo o andate a fanculo per il plurale maschile e femminile. Come vedete, neanche con gli insulti si smette di fare grammatica. Se è chiaro che questo invito sia normalmente interpretato come un insulto, questa, come tutte le altre parolacce, può anche essere usata in modo scherzoso, come spesso può accadere tra partner o tra amici.
Chiudiamo il capitolo degli esempi con un'altra parolaccia comunissima in italiano e nelle altre lingue romanze, cioè merda. In senso stretto il termine indica le feci, ma in generale è usata come imprecazione molto generica per rafforzare alcune frasi, o anche in isolamento per indicare sorpresa o frustrazione, come anche tante altre reazioni interiori. Qui mi vengono in mente due derivati, ovvero pezzo di merda, cioè una persona cattiva, tipo stronzo, e figura di merda, ovvero una brutta figura, una figuraccia. E rimanendo in tema abbiamo cagare al nord o cacare al centro-sud. Sapete che vuol dire, no? Un'espressione molto comune è va a cagare, che è un po' come dire vaffanculo. Un'altra espressione curiosa è far cagare. Quando qualcosa non ci piace, è di cattiva qualità, ha un sapore sgradevole o è brutto, possiamo dire che ci fa cagare, mi fa davvero cagare questa pasta. Quelle che abbiamo incontrato finora sono le imprecazioni più comuni, con l'aggiunta di qualche insulto. Dopodiché ogni regione avrà propri modi specifici di ricorrere al turpiloquio e ogni persona avrà le proprie parolacce preferite. Sei contento di questo sciopero? E la ricchezza non finisce qui. Per ogni parolaccia comune, in genere, ci sono diverse parole corrispondenti, considerate meno volgari, meno aggressive. Questi termini alternativi, in gergo tecnico eufemismi, ci dicono che chi li usa vuole comunque esprimere i propri sentimenti in modo marcato o comunque colorire il proprio linguaggio con qualche parola più volgare, ma che al contempo non vuole essere troppo volgare, non vuole rischiare di offendere nessuno. Al posto di cazzo abbiamo a disposizione cacchio o cavolo, con tutti i derivati, incacchiarsi, incavolarsi, cacchiata, cavolata. Al posto di vaffanculo abbiamo vaffanbagno, al posto di porca troia abbiamo porca trota. La questione si amplierebbe ulteriormente se considerassimo anche gli altri campi semantici legati al turpiloquio. Abbiamo, per menzionarne alcuni, l'età, le caratteristiche fisiche e mentali, gli handicap, i gruppi etnici e le nazionalità, la classe sociale, rapporti coniugali e familiari, gli animali e diversi altri gruppi ancora. Non c'è tempo di analizzare tutti questi campi e con alcuni di questi non mi sentirei neanche a mio agio trattandoli, nemmeno in una maniera analitica e scientifica, per così dire, ma dobbiamo soffermarci almeno su un ultimo tra questi, ovvero sia il campo religioso. Come ho anticipato poco fa, si tratta di un campo a sé, percepito chiaramente dai parlanti. Quando qualcuno sente la parola cazzo, non percepisce nulla di diverso se non il fatto che si tratta di turpiloquio. Non pensa al fatto che siamo nel campo degli organi riproduttivi, ok? Invece, quando si tratta di bestemmie, i parlanti sentono chiaramente la presenza del campo religioso e reagiscono in modo diverso. Alcuni percepiranno semplicemente un livello di turpiloquio più alto ed estremo, altri invece rimarranno proprio offesi. Benché in tutte le lingue esista un modo per bestemmiare, ammesso che esista una divinità e un tabù legato a questa, in italiano la bestemmia è così diffusa, così tabuizzata e così conosciuta dai parlanti da aver creato una vera e propria leggenda. Secondo alcuni, infatti, solo in italiano è possibile bestemmiare. Sappiamo che le cose non stanno così. In diversi paesi del mondo esistono leggi specifiche che puniscono la bestemmia, ma questa credenza ci permette di osservare quanto la bestemmia nel mondo italofono abbia uno statuto speciale, quanto sia diffusa e quanto le sue formule fisse siano ben chiare alla mente dei parlanti. Pensate che ancora oggi la bestemmia in pubblico potrebbe tecnicamente essere punita con una multa da 51 a 309 euro, mentre in passato era un vero e proprio reato. Resta da vedere però quanto spesso questa multa venga effettivamente applicata. Io non so di nessuna persona che sia stata punita, ma non volendo essere tra i primi, eviterò di menzionarle in questo video. Al di là di ciò, il tabù legato alla bestemmia è più che comprensibile. In passato si credeva che anche solo nominare Dio senza insulti di alcuna sorta potesse portare punizioni e sciagure. Imprecare insultando addirittura la divinità allora doveva essere, ed è tuttora per alcuni, una delle azioni più gravi e ripugnanti che esistano, nonché un peccato per la religione cristiana. Questo breve,
o lungo viaggio assolutamente non esaustivo di un tema che è vastissimo e molto interessante, ci ha permesso di comprendere come il turpiloquio, proprio come gli altri campi della lingua, possa essere ampio e vario e come possa essere studiato in modo approfondito. Abbiamo anche compreso che il turpiloquio ha il suo ruolo, una funzione ben precisa. Non si tratta semplicemente di essere volgari per il gusto di esserlo. Le parole non servono soltanto a indicare oggetti e concetti, ma anche a svolgere funzioni che vanno al di là del mondo linguistico. Con le parole, e in particolare con le parolacce, possiamo ferire le persone, possiamo sfogare o esprimere le nostre emozioni e di conseguenza sentirci meglio. Le parolacce hanno una potenza espressiva enorme e per questo, lo ripeto, vanno usate con estrema cautela, soprattutto, come dicevo, quando impariamo una lingua straniera. Volevo aggiungere poi che, se è vero che alcune parolacce sono molto antiche, la maggior parte di quelle registrate dai dizionari risalgono al Novecento. Secondo il linguista Pietro Trifone, questo ha a che vedere con l'affermazione di più liberi modelli di comportamento e di nuove forme di comunicazione. Insomma, cambia il costume e si indeboliscono i tabù. Per questo l'uso del turpiloquio non è più un affare solo privato, ma sempre più spesso anche pubblico, dai giornali alla televisione, alla radio, ai social. Non sta a me giudicare se questo è un fatto positivo o negativo, ma dal mio punto di vista, unito al fatto che il turpiloquio è ed è sempre stato comunissimo nella lingua quotidiana, è uno dei motivi per cui vale la pena di conoscere e saper riconoscere le parolacce. Fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre parolacce preferite in italiano e raccontatemi se ne avete aneddoti curiosi. Vi ricordo di provare LingoPie e vi ricordo di scaricare il PDF gratuito che si trova in descrizione. Un saluto e alla prossima!